Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre e abbiamo la stella e gli amanti. Wow! Si potrebbe quasi trattare di una relazione o di una scelta per destino. Vi ricordo che quando ci sono gli amanti si può parlare sia di amore per qualcun altro, ma anche di amore per se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a settembre 2024. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo subito con il giudizio. Abbiamo un 2 di spade, fante di pentacoli, 7 di spade, asso di spade, tante spade ragazzi, 2 di coppe, 4 di bastoni e 2 di bastoni, tanti 2. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi spot, dei messaggi così, mano a mano che mi vengono, vi dico quello che sento e dopo andiamo a fare le casistiche varie, quindi single, coppie, relazioni, lavoro, economia, insomma, andremo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo giudizio. Allora, io qui sento che il mese di settembre sarà un mese proficuo per vedere le cose da un punto di vista più ampio, da una prospettiva più anche dinamica, ehm, dall'alto potrebbe anche essere. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 7 di pentacoli, un 10 di pentacoli e il mondo. Allora, è come se ci fosse un qualche presa di coscienza su un raggiungimento di un risultato, su un qualche tipo di obiettivo, sul senso di completezza, su quello che potrebbe essere un'unione familiare, e per qualcuno ha a che vedere con dei figli, eh? Se non fosse quello il vostro caso, tenete presente che nei tarocchi la parola figli può essere sostituita con la parola progetti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Temperanza e giudizio. Ma sì, mi richiama un po' questo giudizio qui, è come se ci fosse un'uscita da certi dubbi, da certe incertezze. Vi ricordo che la carta degli amanti è la carta della scelta per amor proprio. Andiamo a vedere anche il fante di pentacoli, carro e amanti al contrario. Mm. Voglio andare a vedere anche 7 di spade. 9 di bastoni, fante di spade e 6 di bastoni.
Ehm, per qualcuno, ragazzi, il periodo di settembre sarà dedicato al, come vi dicevo un po' qui, no? Al raggiungimento di un risultato. È come se ci fosse un obiettivo. Probabilmente qualcuno dovrà lavorare, dovrà... anche qui abbiamo il carro, mi parla sempre di scelta, ci sono diversi due. Credo che qualcuno dovrà scegliere se muoversi o no, se fare una determinata, se prendere una determinata decisione o meno. C'è da dire che con questo set di spade è forse il caso che siate sinceri sia con voi stessi ma anche nei confronti degli altri. Il set di spade è sempre una carta che parla di risultati egoici, è qualcuno che prende tutto quello che può, è una carta di avidità ed è una carta di menzogne, però ho come la sensazione... allora, per qualcuno fa riferimento alla relazione che si ha con i figli o con la relazione che ho come figlio, cioè con il ruolo. Per qualcun altro fa riferimento a questo due di spade, a lasciarsi indietro a certe paure, certi dubbi ed è qui che si lavora sulla visione di insieme, non sul dettaglio, non sulla singola cosa. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'asso di spade perché mi dice che c'è come una chiarezza mentale, potrebbero anche arrivare delle notizie. Allora, fante di pentacoli e 6 di spade per l'asso di spade. L'asso di spade, come vi dicevo, parla di chiarezza mentale, ordine di idee, qualche tipo di verità che potrebbe anche essere la presa di consapevolezza di cui ci parla il giudizio, però è come se venisse a galla qualche cosa che vi fa capire che forse è ora di intraprendere questo viaggio di cui ci parla il carro, intraprendere questo movimento, questo spostamento, questa scelta, questa decisione, perché anche qui avete di nuovo gli amanti, come se ci fosse un dubbio sul se andare o restare, oppure scelgo la strada A o scelgo la strada B. Non fatevi tanto illudere dal avere tutto quello che pensate di poter avere scegliendo una strada o l'altra, perché magari nessuna delle due rispecchia le aspettative che voi avete. E mi viene un po' da dire, che forse è il caso di seguire il flusso più che di prendere una scelta. Adesso andiamo avanti, andiamo con questo 2 di coppe. Abbiamo la forza, un 2 di pentacoli, un 2 di coppe nuovamente e l'imperatrice. Di nuovo un 2, 2, 2. C'è come una sorta di titubanza, di altalenanza durante il mese di settembre, tra il dove vorreste, il comprendere, il capire come fare, come muoversi, però ho come l'idea che ci siano come dei cicli ripetitivi e li vedrete, perché la carta del giudizio è anche una carta che ci parla di risveglio spirituale, di qualcuno che si rende conto delle dinamiche. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cavaliere di spade è appeso. Anche l'appeso è una carta che invita a vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È come se vi dicessero mettetevi anche nei panni degli altri. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Re di coppe e sacerdotessa, ma wow. Mm. Mm. Allora, qui il punto è
Allora, i due lati verso i quali verte questa scelta sono: cerco di essere comprensivo verso la situazione, la relazione, quello che è, oppure considerato che io adesso ho, a fine settembre, la visione di insieme, devo agire per me. Allora, partiamo dai single. Ragazzi, se siete single potrebbe farsi vivo qualcuno che, cioè questo in realtà lo sento un po' per tutti, comunque potrebbe farsi vivo qualcuno che risale al vostro passato, potrebbe anche essere una persona lontana proprio con una certa distanza fisica, ma che comunque in un certo senso fa già parte della vostra famiglia di anime, come se conosceste già questa persona. E vi dico che potrebbe anche nascere una bella amicizia, potreste notare che questa persona è cambiata e da lì è come mi faccio qualche domanda. Come mai non è andata bene? Come mai non ho mai preso in considerazione questa persona? O cose per lo stile. C'è comunque una buona comunicazione, un buono scambio di energie e per adesso non vedo fuochi d'artificio, anche se qui abbiamo sia la stella che gli amanti, ma può sviluppare qualche cosa. Si può sviluppare qualcosa di bello, insomma. Per quello che riguarda chi è in una relazione, allora sento che in un certo senso c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di fare di più, eh, però è anche vero che con questo due di spade ci sono dei forti dubbi o sulla relazione in sé o sulla persona o se i vostri obiettivi siano effettivamente all'unisono con quelli dell'altra persona. È come se ci fossero dei dubbi nel mese di settembre. Potrebbero nascere dei dubbi sui vari obiettivi che si possono avere in comune. Ehm, per quello che riguarda le persone che stanno conoscendo una persona, stanno già frequentando qualcuno, magari non da molto tempo, ho come l'idea che non vi convinca del tutto questa persona. È come se già aveste visto certe dinamiche, certe bandiere rosse, ma che non foste ancora del tutto convinti a lasciare andare o a prendere. Per chi è in una relazione ni, cioè non ben definita, soprattutto se siete in separazione, potrebbe esserci una chiamata. Per qualcuno oserei anche quasi dire un incontro, o comunque c'è il progetto perlomeno di un incontro. Non riesco ancora a dirvi se andrà a buon fine o no, può essere di sì, può essere di sì, ho varie carte che mi dicono sì. Però ragazzi, tutto sommato, come la sensazione che non sia un incontro pulito, cristallino, pronti per chiarire e definire le cose. Ci saranno come delle scuse, secondo me. Passiamo alle persone che vi sono intorno e intendo amici, familiari, colleghi, i vicini di casa, perché anche loro sono intorno. Qui ho come la sensazione che dobbiate muovervi da certi occhi, come la sensazione che dobbiate fare le cose un po' più per conto vostro. Potrebbe esserci qualche viaggio, qualche spostamento in programma, però qualche cosa mi dice che se così fosse, diciamo, se condividete questa cosa, è come, vi faccio un esempio pratico, forse riesco a spiegarmi meglio. Voi volete fare un viaggio, avete già la vostra meta, facciamo finta che sia, non lo so, Roma, e parlando di questo viaggio con qualcuno va a finire che andreste a cambiare la destinazione per far contenta questa persona. Ecco, comprate già tutti i biglietti, fate già tutto in modo da non dover cambiare niente, poi eventualmente se l'altra persona vuole si aggiunge. Però ho come quest'idea di fate le cose da soli perché sennò vi fanno cambiare rotta. Se dovessimo parlare di lavoro,
Allora, se siete disoccupati, ragazzi, devo dire che potrebbe iniziare un nuovo lavoro, potrebbe veramente esserci una possibilità, un colloquio che veramente vi fa ben sperare. Sì, sento comunque un qualche tipo di inizio, un qualche tipo di nuovo obiettivo. E anche qui con questi 2 10 abbiamo la chiusura di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo, anche la carta del giudizio mi parla di rinascita, quindi sento che avrete, diciamo così, la lingua abbastanza abile se dovesse sostenere un colloquio da poter convincere l'altra persona. E vedo anche questi nuovi inizi. Non riesco a dirvi se sono già contratti a tempo indeterminato o comunque di lungo periodo, però comunque sono fruttiferi, quindi vi renderanno bene. Se siete occupati, allora per qualcuno ci potrebbe essere come un aumento di ruolo, per qualcun altro uno spostamento di sezione, di settore, tipo non lo so se siete responsabili di zona, potrebbero cambiare zona, cose per lo stile. Però comunque anche qui è come se ci fosse una sorta di aria fresca, soprattutto se era già il vostro obiettivo, l'avete già chiesto, è come se arrivasse questa proposta. Se siete autonomi, io ho la sensazione che vi dicano di osare su territori nuovi. Potrebbe essere su temi nuovi, se per esempio offrite un servizio, offrire qualche cosa che voi non avete mai fatto, e potrebbe essere anche necessario per qualcuno fare un qualche tipo di percorso di studi. Oppure potrebbe essere una questione geografica, di zona. Se per esempio avete sempre solo proposto il vostro prodotto in Italia, potrebbe essere il momento di proporlo all'estero. Questo lo vedo tanto, eh. Più c'è distanza fisica tra voi e il cliente e più c'è possibilità di guadagno in questo senso. Parliamo di soldi e di economia. Allora, devo dire ragazzi che, insomma, non saranno proprio tutte rose e fiori, soprattutto se siete autonomi, potrebbero esserci degli alti e dei bassi, magari una settimana lavorate, una settimana no, però tutto sommato il mese è propizio per creare nuovi accordi, per, diciamo, equilibrare, appianare magari certi vuoti, certi buchi con certi alti. Mm? Tenete sempre d'occhio le spese, cioè l'andamento globale a livello dell'azienda, sia che sia l'azienda sia vista come l'economia familiare, sia che sia una reale azienda lavorativa. Però come la sensazione che vi dicano, cercate sempre di trovare un punto medio. Per quello che riguarda gli investimenti, anche qui ragazzi ho come l'idea che potrebbero esserci collaborazioni proficue, ma non nego che anche qui potrebbero esserci come degli alti bassi, dei saliscendi, sia a livello di trovarvi d'accordo con gli altri, proprio a livello caratteriale intendo, sia a livello di andamento lavorativo, però tutto sommato non vedo, anzi vedo che arriva l'abbondanza. Potrebbero arrivare anche dei premi inaspettati il mese di settembre. Per quello che riguarda la crescita, diciamo, spirituale, lo stato psicoemotivo, ecco, se vogliamo, del mese di settembre, ho come l'idea che questo giudizio vi servirà proprio per vedere le cose da un punto di vista più ampio, da un punto di vista più completo, da un punto di vista, come vi posso spiegare? Invece che una lampadina si accenderà un lampadario. Mm? Quindi, vedendo le cose da questa prospettiva, è come se riconosceste immediatamente su che cosa dovete lavorare per stare meglio, come porvi al mondo esterno, mi verrebbe da dire per ottenere quello che volete, però in realtà è più per guidare gli altri.
perché comunque c'è un re di coppe alla fine e anche la sacerdotessa che sono comunque delle guide. Sarete comunque in un momento di serenità verso settembre, nel senso che sento molto come appagamento dai risultati che avete già raggiunto, sarete appagati dalle persone che vi stanno intorno, insomma, tutto sommato lo sento un buon mese. Terminiamo poi con questo 2 di bastoni e la sacerdotessa che è un 2 anche lei. Sono carte che parlano di dualità, no? E anche la sacerdotessa, cioè, io la sento molto collegata alla stella perché sono carte di canalizzazione. Qui il punto non è che cosa sia giusto o sbagliato, qui il punto è che una cosa c'è e va presa. Provate a vedere le cose da un altro punto di vista, provate a vederle da un punto di vista più ampio, come vi dice il giudizio, però è proprio l'imparare, come ci dice questo Re di Coppe, a navigare le proprie emozioni e a mantenersi saldi nonostante quello che succede intorno. Perché con la sacerdotessa voi vedete già certe dinamiche, sapete già come andrà. E il Re di Coppe parla comunque di una guida. Qui potreste anche diventare guide di voi stessi, per amor proprio. Mm? Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ah, scusate, se avete dei progetti, ho la sensazione che vi dicano di tenere sott'occhio quello che è il progetto, di, diciamo così, monitorarlo in modo costante e di abbattere certi pensieri che vi limitano, abbattere come delle barriere, come delle credenze potrebbero anche essere. Per qualcuno sono bugie, le bugie che ci raccontiamo o magari le bugie che raccontiamo agli altri. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che cosa vi suggerisce. Guarigione e condizionamento. Re di coppe e diavolo. Sì, c'è come qualche ideologia, qualche pensiero, qualche dubbio che probabilmente vi condiziona. Tenete presente che il diavolo parla di ego e con il 7 di spade lo sento tanto. E qui il punto, l'ego ci fa dire questo è giusto o sbagliato, ma qui non è neanche tanto quello il punto. Con la sacerdotessa è prendere coscienza che una cosa semplicemente esiste, che può essere giusta dal mio punto di vista e sbagliata dal punto di vista di un'altra persona. Però il punto è che è un qualche cosa che condiziona, è una sorta di limite mentale e qui si parla di guarigione, cioè in questa carta a me piace molto perché mi ricorda la coerenza, no? Cioè tipo tenere tutto in linea, quello che dico è uguale a quello che sento ed è uguale a quello che faccio. Andiamo ancora a vedere un oracolo di questi. Mm. Esamina le tue questioni in sospeso. Lezione di oggi. Scegli una questione in sospeso, può essere relazionato con una persona o con un compito, e fai qualcosa per porre fine a questa cosa. Se sei incapace, avrai identificato una grande fuga di potere e un grave blocco per la tua guarigione. L'obiettivo: capisci che tutte le esperienze possono aggiungere o togliere. Bellissima carta. E mi richiama un po' il colore arancione che abbiamo qua, eh?
Mm. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Molto interessante quest'ultimo lato della lettura, se vogliamo, quest'ultimo input. E mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!